L'Omac è un cantiere leader nella costruzione di maxi rib e per conquistare questa posizione ha puntato su tutti gli elementi che portano al successo, dalla qualità di costruzione alle doti di navigazione. Questo è uno dei modelli più grandi, il Gran Turismo 12.5. Nessuno dei modelli della gamma Gran Turismo rinuncia allo stile e alle prestazioni, nemmeno questo. Rispetto ad altri esemplari della stessa serie possiede una grande cabina non solo perché ha una lunghezza maggiore, ma anche perché il cassero è più largo. Osservandolo da qualsiasi angolazione si coglie l'armonia delle proporzioni. Anche guardandolo da 1 miglio di distanza si riconosce che appartiene alla gamma Gran Turismo di Lomac. Il family feeling è fortissimo. Il motivo è semplice, li ha tutti disegnati Federico Fiorentino. L'ingegnerizzazione però è opera dello studio tecnico del cantiere. Nel corso degli anni ovviamente lo stile è leggermente cambiato, si è evoluto, ma l'impronta è sempre la medesima, così come sono invariate le linee d'acqua improntate al raggiungimento di prestazioni, comfort, sicurezza ai massimi livelli. Il ponte di prua è attrezzato con l'immancabile materassino prendisole. Nel vertice la pedana per imbarco e sbarco, con superficie antisdrucciolo di Tech e gallocci a scomparsa. Nella vista frontale si apprezza la silhouette della console, del parabrezza e dei supporti del T-top. La postazione di pilotaggio va sempre osservata con la massima attenzione. Pedana puntapiedi per stare comodamente seduti oppure per puntellarsi quando si sta appoggiati. E poi manette su una console sporgente, posizione dedicata al joystick, strumenti facili da toccare proprio davanti al pilota. Dietro i sedili l'immancabile mobile cucina con un grande frigorifero nella base. L'area di poppa è formata da 3 divanetti. Al centro il pagliolo si solleva per diventare dapprima prendisole e poi tavolo da pranzo per almeno 6 persone. Verso poppa una grande superficie prendisole con 2 materassini attraversati da una passatoia di Tech che può essere rivestita con un altro cuscino. Sui lati, nelle mastre, 2 gavoni di servizio e verso poppa una comoda plancetta bagno. Per salire sui passavanti o per sbarcare 2 gradini rivestiti di Tech. In cabina un largo materasso, un mobiletto di servizio all'ingresso e naturalmente il bagno separato. L'alto livello di qualità dei maxi rib di Lomac si individua anche guardando nelle zone più nascoste, come quelle tecniche. L'enorme cala di poppa, che qui è utilizzata come gavone, può diventare la sala macchine per 2 motori entro-fuoribordo. Dicono che quando il mare è calmo tutte le imbarcazioni e tutti i gommoni vanno bene. Non è proprio così, perché quando la superficie è liscia si possono cogliere delle sfumature, delle imperfezioni che magari in queste condizioni è quasi impossibile apprezzare. Già, però se comprate un maxi rib come questo, come il Lomac Gran Turismo 12.5, certo non andrete a fare una gita sul Po. E allora forse è giusto provarlo in una condizione di mare mosso, molto mosso. Federico Fiorentino e Lomac hanno insieme una grande esperienza nella costruzione di questi mezzi. Però attenzione, perché questo nuovo gommone ha una grande cabina che sposta in avanti il baricentro e appesantisce lo scafo nelle sezioni prodiere, quindi è giusto metterla alla prova. Per equipaggiarlo
hanno scelto due motori Yamaha da 425 cavalli. Qui l'Honda è la peggiore che si possa trovare perché è ripida e secca. In ogni caso, se decidete di navigare in condizioni proibitive, mettetevi alla minima velocità di planata, 12 nodi, 2400 giri. Così non si sbatte. Ma noi vogliamo andare di più. Certo. Altrimenti non ci chiameremmo The Boat Show. Sentite come aumenta il vento. Meglio chiudersi. È proprio dura oggi, 25 nodi, 3 litri per miglio, motori a 3300 giri, trim tutto basso. Sta rinforzando il vento, è veramente fortissimo. In queste condizioni è difficile capire qual è l'assetto giusto. Quello intendo per la migliore prestazione, massima velocità e consumi inferiori. Quindi quando lo guiderete in una situazione migliore troverete dei dati più favorevoli. In ogni caso posso dirvi che siamo a 35 nodi. Si viaggia piuttosto bene, stesi sull'acqua. Consumo 3,9 litri per miglio. Trim tutto giù. Vediamo cosa succede se diamo un po' di birra a questi motori, un po' di carburante. 4800 giri minuto può essere un regime considerabile di crociera. Poco trim. Siamo a 44 nodi, non male. È incredibile che con questo mare ci sia gente che va in giro in canoa in mezzo alle onde. Bisogna avere sempre gli occhi aperti e guardare molto avanti perché a queste velocità ogni ostacolo viene raggiunto con una grande fretta. E adesso anche io ho fretta di dirvi qual è la velocità massima di questo gommone. Giù la manetta, vado col trim ragazzi, butto fuori lo scafo, wow, si decolla, 55 nodi, qui dove ho trovato un po' di ridosso sotto il monte di Portofino. Non pensavo che sarei riuscito a raggiungere questa prestazione in queste condizioni. Ottimo lavoro Lomac!